Il database del progetto comincia a prendere forma con due tabelle, località ed appartamenti. Ovvio che spesso le applicazioni richiedono numerose tabelle e molteplici intrecci di relazione tra campi. È possibile conoscere le relazioni esistenti tra le tabelle con gli oggetti foreign key impostati sulle stesse, ma a volte è più pratico poter avere una visione globale della struttura, magari attraverso un grafico. Nel nostro esempio il grafico sarà molto semplice, in altre situazioni invece potrebbe essere veramente complesso. Vediamo come ottenere quindi una visualizzazione grafica della struttura del database. Posizioniamo la selezione nell'albero di progetto sul nome del database e utilizziamo una voce del menu Visualizza. Precisamente la voce Visualizza grafico. Possiamo premere anche il tasto funzione sulla tastiera F4. Nella scheda di progettazione troviamo un piccolo grafico delle tabelle e delle relazioni che occorrono tra le tabelle inserite. Notate una linea continua tra la tabella appartamenti e la tabella località. È una linea continua perché ci indica che la relazione è obbligatoria, cioè siamo obbligati a inserire un valore all'interno di appartamenti, nella colonna ID comune, per salvare i dati. Ora chiudo un attimo questa scheda e apporto una modifica alla struttura. Questa volta vado a indicare di volere una relazione opzionale. Vi ricordate, l'opzionalità è nella foreign key, non sul campo. Quindi doppio clic sulla foreign key comune e un check sulla voce opzionale. Salviamo e ripetiamo la stessa operazione per il grafico. Quindi mi posiziono sul nome del database, visualizza grafico. Ecco, scopriamo che la stessa linea di unione ora è tratteggiata, in quanto le relazioni opzionali vengono appunto disegnate con delle linee tratteggiate. Ripristino la situazione precedente, lo posso fare velocemente con modifica annulla operazione che va ad annullare l'ultima operazione effettuata. Una visione globale delle tabelle e delle relazioni impostate nel database sull'albero di progetto, sicuramente previene eventuali errori, normalmente errori di ridondanza o riferimenti circolari che potrebbero accadere. Il problema è che ce ne accorgiamo solo durante la fase di esportazione della struttura verso il motore database. Un controllo attraverso un grafico ci è sicuramente di aiuto.